È l'esercizio più utilizzato in palestra, ma non per i risultati e per dimostrare a qualcuno quanto riesci a sollevare, quanto sei forte. E in più stai sdraiato sulla schiena. È tutt'altro che un ottimo esercizio, il migliore esercizio per il petto. Usare dei manubri è meglio e ancora meglio se usi una panca leggermente declinata. Questo video voglio aggiungere già dei primissimi secondi che non ha a che fare per quanto riguarda chi utilizza questo esercizio per lo sport olimpico, e mi riferisco agli power lifter. Oggi ti farò vedere tramite 5 motivi per cui questo esercizio panca piana con il bilanciere non è un esercizio efficiente per quanto riguarda la crescita muscolare, l'ipertrofia muscolare. Uno dei principali motivi che sicuramente hai già sentito parlare è il RUM, range di movimento. La ricerca ha dimostrato che i movimenti a raggio parziale sono inferiori per un reclutamento ottimale delle fibre. Il muscolo bersaglio dovrebbe spostare la resistenza, il peso e la leva operativa arto attraverso una gamma completa di movimento. In nostro caso la parte superiore del braccio, che è la tua leva operativa del pettorale, non si muove al massimo con il bilanciere perché le tue mani sono bloccate al di fuori delle spalle. Cioè significa che quando sei nella parte superiore di una panca piana con bilanciere, la parte superiore delle tue braccia sono inclinate al di fuori dei pettorali, accorciando il raggio di movimento e non nella parte bassa come si pensa. Perché non dico nella parte bassa? Perché se si scende del troppo nella parte bassa si rischia dei infortuni molto seri, e questo è un accumulo per quelli che tantissimi hanno male alle spalle o una spalla. Per questo è dovuto sia alla panca piana con troppo carico, sia quando si va a utilizzare i manubri si scende di troppo. Quando hai intenzione di scendere maggiormente con i manubri, li devi utilizzare solamente quando fai il riscaldamento. Quando devi andare a caricare troppo peso, meglio fermarti prima che non rischiare a infortunarti. Passiamo al secondo motivo. Con il bilanciere abbiamo il problema del deficit bilaterale. È un argomento che non ho trovato nessuna informazione a riguardo, né su Google né sul canale stesso YouTube, e questo mi dispiace perché è un punto chiave per la tua crescita muscolare, e cioè un muscolo non può attivarsi in modo efficace quando si attiva insieme alla sua controparte. Dunque priorità assoluta per quanto riguarda i manubri, ovviamente quando non ci sono problemi di articolazione, di equilibrio e varie cose. E qui trovo la spiegazione perché ho una carenza in uno dei due pettorali. In più i manubri possono costringere, almeno possono costringere a lavorare i muscoli in modo indipendente, anche se quando stai usando le braccia contemporaneamente. Il terzo problema che possiamo incontrare, quello che non può accadere con il bilanciere, è che un muscolo lavora in modo ottimale tirando direttamente verso le sue origini. I muscoli del torace o pettorali hanno un'origine lungo lo sterno, quindi la parte superiore delle tue braccia dovrebbe muoversi dall'esterno verso l'interno. Quindi vuoi che la parte superiore delle braccia si trovino al più vicino alla verticale nel punto alto di ogni ripetizione e non inclinata come accade con la panca piana con il bilanciere. Un altro problema sta nel fatto che stiamo coinvolgendo muscoli non bersaglio. In pratica, quando spingiamo le braccia, i nostri palmi sono al di fuori delle spalle con una direzione verso l'esterno, e questo comporta un maggior coinvolgimento dei tricipiti. Prova a immaginare questa soluzione. Immagina che la tua barra sia unta, le tue braccia scivolerebbero verso l'esterno e questo automaticamente comporta un maggior coinvolgimento dei tricipiti, come dicevo, un non target muscle per questo problema. Ecco la spiegazione perché alcuni hanno uno sviluppo massiccio dei tricipiti e con dei pettorali carenti.
L'ultimo problema di cui voglio parlare ha a che fare con questo fattore biomeccanico, la curva di resistenza. La scienza ha dimostrato che un muscolo è più forte in allungamento, vicino al suo completo allungamento rispetto in posizione contratta. Cosa c'entra questo con la panca piana con il bilanciere? Se un muscolo è più forte in allungamento, cioè quando abbiamo la barra vicino al nostro pettorale, dovrebbe essere più facile quando abbiamo la barra nel punto alto in contrazione, e non dirmi che il peso è leggero con il bilanciere. Lo è con i manubri quando porti i manubri vicino alla verticale, attenzione, senza perdere la tensione. Pertanto l'esercizio ideale per la costruzione muscolare dovrebbe avere il carico in fase iniziale e lo scarico in fase tardiva. Esattamente quello che accade con i manubri quando andiamo a utilizzare la panca leggermente declinata. E oggi hai visto il primo esercizio ideale dal punto di vista biomeccanico per efficienza, produttività e sicurezza. Dettagli del genere sono di fondamentale importanza quando si tratta di ottenere il massimo della massa per il tuo sforzo in palestra. Efficienza dello sforzo. Con questo video di oggi, la panca piana con il bilanciere, ho voluto farti capire che la sua inefficienza per quanto riguarda la crescita muscolare. Il mio consiglio è di dare precedenza agli esercizi ideali e in seguito puoi risparmiare le tue energie per una barra 2 serie facendo con il bilanciere. In quel modo hai già i muscoli affaticati, andrai a caricare molto meno peso e non rischierai nessun infortunio, perché se continui ad allenarti e a straffarti di troppi carichi andrai incontro a dei gravissimi infortuni alle spalle e avrai uno sviluppo molto carente dei tuoi pettorali. Siamo giunti nel finale, ti ringrazio di aver guardato il video, iscriviti al canale per essere aggiornato con i prossimi video, con le prossime informazioni e ovviamente con i prossimi esercizi ideali. Alla prossima!